Oggi vorrei provare a rispondere alla domanda di Mattia. I romani portavano le mutande? Solo apparentemente una domanda banale, vedremo al contrario come necessiti di una risposta molto approfondita e particolareggiata. Cominciamo intanto subito col ricordare come, in antichità, nel bacino mediterraneo, un capo d'abbigliamento per certi versi assimilabile alle moderne mutande esistesse. I greci lo chiamavano zoma, o anche diazoma o perizoma, letteralmente che cinge attorno. I romani invece lo chiamavano subligaculum, letteralmente legatura inferiore. Questo capo d'abbigliamento però, vedremo, verrà indossato in maniera differente durante i secoli, a seconda delle mode e delle necessità. Grazie alla descrizione delle statue di Romolo e Tito Tazio sul Campidoglio e quella di Furio Camillo Airostri, che ci vengono restituite da Asconio e da Plinio, sappiamo che nella Roma monarchica e nella primissima Roma repubblicana era uso portare il subligaculum al di sotto della toga. E in questo caso quindi l'indumento suppliva effettivamente al ruolo di biancheria intima. Il subligaculum però poteva anche essere portato da solo, per attività che prevedevano sforzo fisico. Rituali particolarmente concitati, come quello dei Lupercalia, confronti ginnici o anche semplicemente attività nei campi, da cui l'altro nome col quale era conosciuto a Roma, quello di campestre. Con il progressivo affermarsi della tunica, che probabilmente a causa di un tramite campano finisce per modellarsi un po' sul chitone dei greci, a Roma, durante la Prima Repubblica, la moda subisce uno stravolgimento. La tunica, assai più economica e più comoda da portare dell'ingombrante e costosa toga, finisce col diventare il capo d'abbigliamento più comune a Roma, per quanto la toga sicuramente rimanga come vestito istituzionale, proprio dei ceti elevati e delle magistrature. La tunica veniva portata secondo l'uso greco, quindi sempre senza il subligaculum. Al contrario, leggiamo di due o più tuniche sovrapposte, a seconda di quanto il clima fosse rigido, con la più leggera, quella portata direttamente a contatto con la pelle, detta subucula, che fungeva da biancheria intima. La subucula e in generale le tuniche finiscono anche col rimpiazzare il subligaculum al di sotto della toga, con l'esclusione di alcuni personaggi strettamente legati alla Roma arcaica, che continuano a indossare il vecchio costume anche per una sorta di provocazione, per denunciare quello che secondo loro è un decadimento dei costumi. Una figura, tra tutte, quella di Catone Uticense, il cui uso comunque di recarsi al foro con l'accoppiata subligaculum e toga invece che tunica e toga viene comunque giudicato come bizzarro, una sorta di particolarismo reazionario, diremmo noi. Cesare, al contrario, sicuramente non portava il subligaculum, poiché da Valerio Massimo sappiamo di un ultimo gesto pudico del condottiero che, crollando a terra, crivellato dalle pugnalate dei congiurati alle Idi di Marzo, corre con entrambe le mani ad afferrarsi l'orlo inferiore della tunica per spingerlo verso il basso, affinché nella morte non potesse sollevarsi e mostrare le parti intime. Quindi il subligaculum a Roma, dalla Media Repubblica in poi, potremmo dire che rimane nella sua veste minimale di divisa da lavoro, utilizzato da solo e da schiavi, atleti, gladiatori e in generale lavoranti. Se l'uso del subligaculum al di sotto della toga resta il particolarismo di alcune figure legate alle tradizioni più arcaiche, un suo uso al di sotto della tunica, al contrario, viene reputato a Roma negativo, viene visto in chiave molto sbagliata. Cicerone, nel De Officiis, ci dice che gli unici che portano il subligaculum al di sotto della tunica sono gli attori,
e che lo fanno per evitare che durante le rappresentazioni un movimento eccessivo o una caduta, un errore, sollevando la tunica, possano mostrare le parti intime al pubblico. Ricordiamo che a Roma l'occupazione dell'attore veniva considerata in generale poco decorosa. Gli attori erano considerati anche sessualmente ambigui, poiché i ruoli femminili venivano interpretati sul palco sempre da attori maschi camuffati e imbellettati. Nel reputare l'uso del subligaculum al di sotto della tunica negativo, in qualche modo molle e femmineo, i romani in qualche modo seguono i greci, per i quali l'utilizzo di qualunque capo di vestiario che non fosse strettamente necessario automaticamente diventava sintomo di mollezza. Da Aulo Gellio sappiamo che il condottiero Publio Cornelio Scipione l'Africano e l'autore Ennio entrambi reputavano da effeminati l'uso dei cartaginesi di portare tuniche dalle maniche troppo lunghe, quindi addirittura un utilizzo di stoffa eccessivo nelle tuniche viene considerato sintomo di mollezza. E in questo i due romani seguono un giudizio che già era stato espresso in precedenza, secondo Polibio, dal condottiero greco Timoleonte. In particolare, secondo Polibio, Timoleonte, prima della battaglia del Crimisso, arringando i suoi uomini, dice loro che non hanno alcun motivo di temere i cartaginesi, e non solo perché sono un popolo che porta tuniche a maniche lunghe, ma addirittura, dice Timoleonte, portano il perizoma, il subligaculum, al di sotto della tunica, cosicché anche quando muoiono e cadono in battaglia, nemmeno in quel momento sono in grado di mostrare la propria virilità al nemico, lasciando in dubbio se si tratti effettivamente di veri uomini. Col passare dei secoli e con l'espandersi del dominio di Roma, la moda cambia nuovamente, questa volta per venire incontro a delle necessità contingenti causate fondamentalmente dal clima rigido di alcune province. Ad esempio, i subligacula citati in coppia con gli udones, ovvero i calzini, presenti nelle celebri lettere di Vindolanda e che facevano parte di pacchi che venivano spediti dai familiari ai soldati che erano acquartierati lungo il confine tra Britannia e Caledonia, la Scozia, poco più a sud del Vallo di Adriano, vanno probabilmente intesi come della vera e propria biancheria intima, che veniva portata al di sotto degli abiti con la funzione di proteggere dal freddo mordace di quelle regioni. Va detto però che ogni qualvolta il clima lo consentisse, i romani preferivano portare la tunica senza null'altro al di sotto, come testimonia Sulpicio Severo, un autore tardo che scrive tra il IV e il V secolo d.C. e che riporta di come un cristiano venisse aspramente redarguito perché, per scaldarsi davanti a un falò, si ponesse a gambe divaricate e senza rendersene conto andasse ad esporre le parti intime. Quindi, dopo aver raccolto tutte queste evidenze e dopo averle analizzate, possiamo affermare con discreta sicurezza che, escludendo il periodo monarchico e la primissima repubblica ed escludendo altresì contesti specifici e molto particolari, in generale la mutanda romana non est, e nemmeno greca in realtà, ma semmai era propria e comune dei nemici per eccellenza di greci e romani, ovvero dei cartaginesi. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale e se anche voi avete delle domande, scrivetele nei commenti. Grazie.